Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Recap di questo girone di andata per il nostro Napoli. Andremo ad analizzare un attimo cronologicamente tutte le partite che metterò qui in sovraimpressione perché ci sono degli snodi, diciamo, da settembre ad oggi che secondo me è giusto analizzare e ritornarci per poi capirne forse un tantino in più per come ci siamo arrivati a questa situazione, perché io non sono né d'accordo con chi dice era meglio Garcia e né tantomeno con chi ad oggi sta dicendo Mazzarri deve dimettersi, vogliamo l'esonero di Mazzarri, Mazzarri non è buono, eccetera, eccetera. Io posso essere d'accordo a livello di punti perché le statistiche sono a favore del francese, ma dobbiamo anche analizzare un attimo come ci siamo arrivati, la situazione e le partite che poi sono state diverse a livello di avversario, ecco, tra Mazzarri e Garcia. Bando alle ciance, partiamo senza troppi fronzoli, altrimenti ci dilunghiamo, perché poi analizzeremo anche la classifica, sempre qui in sovraimpressione con XG, punti, eccetera, eccetera. Allora, cronologia delle partite. Frosinone-Napoli, Napoli-Sassuolo, 6 punti. Col Sassuolo, come ben ricordiamo, eravamo avanti 1-0 al 51esimo, se non erro. Non voglio sbagliare il minuto, ma comunque era oltre il 50esimo che il Sassuolo rimane in 10 e il Napoli chiude la partita in 11 contro 10. Soffrimmo relativamente poco perché comunque la partita si mise su un binario favorevole. Col Frosinone la prima un tantino diversa. È vero che il risultato è un 3-1 che può far pensare che il Napoli abbia dominato il match. Il Napoli giocò discretamente bene contro un Frosinone alla prima in Serie A, però non dimentichiamo che sul 2-1 il Frosinone si mangia un gol, crea un'altra occasione e prende una traversa. Quindi la sorte lì ci sorrise e noi ci siamo presi i 6 punti in queste due partite. Non c'erano tantissimi campanelli d'allarme, però era un Napoli che già manifestava non una fragilità difensiva, ma l'imbarcare continuamente in qualsiasi fase della partita quando l'avversario veniva a prenderti alto. Napoli-Lazio. Comincia il Napoli dei due tempi. Partita che il Napoli gioca per forse una mezz'oretta, ma forse una mezz'oretta sto dicendo troppo. Comunque è un Napoli che comincia a giochicchiare un tempo, l'altro tempo scompare, problemi sempre di imbarcate, la Lazio poteva dilagare e concludere il match con uno scarto ben più alto. Cominciano i primi campanelli d'allarme, quelli seri, perché poi sei a Napoli, perdi con la Lazio, noi ci aspettavamo dopo Frosinone e Sassuolo di affrontare una big, tra virgolette, o uno scontro diretto, chiamatelo come volete, non lo portiamo a casa e non portiamo a casa nemmeno la prestazione, quindi campanello d'allarme, il primo alla terza giornata. Genoa-Napoli, la recuperi nella foga con un paio di giocate dei singoli, ti affidi ovviamente ad un forcing nel secondo tempo, però si vanno a delineare quelle che erano le situazioni che volevamo vedere e non vedere dal punto di vista tattico, perché il Napoli la partita con il Genoa non l'ha dominata come ci si sarebbe aspettati e invece devi recuperarla, porti a casa il punto e forse il risultato che mantiene un attimo gli animi calmi e cauti. Prima partita di Champions, Braga-Napoli, la vinciamo con quella palla in area, ovviamente, dove Garcia poi nel post partita dice noi ci alleniamo su queste palle forti in area perché tutto può succedere, ed è lì che io personalmente dissi dopo questa dichiarazione per me dobbiamo cambiare allenatore perché per mentalità
non andiamo assolutamente d'accordo e non si andrà d'accordo con le caratteristiche dei calciatori che pochi mesi fa erano abituati a sovrastare l'avversario e a non tenersi nemmeno un 2-0 avanti e cercando di fare ancora più gol. Quindi rendiamoci conto che mentalmente alcune scosse sono già cominciate dall'inizio del girone di andata. Arriviamo al Braga di Champions e vinciamo la partita, va bene, porti a casa i 3 punti e quindi sono quei punti che mantengono comunque a galla l'allenatore sulla panchina perché al netto hai vinto la partita. Bologna-Napoli 0-0, Napoli che comunque non domina il match, ovviamente perché il Bologna lo si è visto poi anche nel proseguo del campionato, squadra che è vero che tira poco in porta, segna poco, però non ti fa comunque giocare o non riesce, non ti, diciamo, non ti stende quel tappeto rosso per creare pericolosità, squadra compatta e fai fatica. C'è la traversa, c'è il calcio di rigore sbagliato, potevi portarla a casa, la sorte che forse ti ha aiutato con la traversa contro il Frosinone sul 2-1, pareggia i conti contro questo Bologna. Arrivano delle partite che potevano far pensare ad una svolta. Vinci 4-1 con l'Udinese facendo un'ottima partita, contro il Lecce un 4-0, sono 8 gol fatti e uno subito, parlano da soli, anche se le imbarcate c'erano lo stesso, però ovviamente buttavi la palla dentro e portavi comunque a casa il risultato, passavano quasi in secondo piano, anche se a livello tattico i problemi c'erano anche in Napoli-Udinese e Lecce-Napoli. Arriva il Real Madrid, arriva Napoli-Real Madrid e secondo me non è una partita fondamentale nell'andazzo, diciamo, del cammino del Napoli in questo girone di andata, Champions compresa, però mentalmente si comincia a sgretolare. Il Napoli riesce a pareggiare la partita andando sotto e ricordiamo tutti che nel miglior momento del Napoli arriva il Messere che avevamo in panchina e ammazza totalmente e tatticamente la partita con alcuni cambi scellerati che non voglio nemmeno rinominare e rivivere, li ricordiamo tutti. Ci vogliamo tenere quel pareggio sul 2-2 e perdiamo la partita, ovviamente, perché quando ti tieni il pareggio addirittura contro una squadra del genere, la partita la perdi. Napoli-Real Madrid, partita diciamo fondamentale per questo sgretolamento mentale che c'è stato poi nella squadra. Perdi con la Fiorentina giocando una delle partite più brutte, o non giocando una delle partite più brutte nel girone di andata, e viene dopo la sconfitta con il Real, quindi continua la perdita di fiducia nella mente dei calciatori. Verona-Napoli, affrontavi il Verona che era la squadra che giocava peggio in Serie A. Il Verona sta ritrovando adesso un tantino di organizzazione. Prima era una squadra molto più vulnerabile. Con questo non voglio dire che il Napoli non abbia meritato la vittoria, assolutamente. Vinci e porti quei 3 punti a casa e arriva un trittico di partite, Salernitana compresa, una quadriglia di partite che sono le due con l'Union Berlin, il Milan e la Salernitana. Con il Milan avresti potuto portare a casa 3 punti perché ancora lì, in balia, il Milan in balia del Napoli, poteva tranquillamente capitolare, ma sempre il Messere che avevamo in panchina la ammazza con i cambi, altro contraccolpo psicologico perché quando ti accontenti di un fottutissimo pareggio, la squadra ne risente quando è una squadra per caratteristiche volta all'offensiva. Poi se tu hai una squadra camaleontica che riesce ad arretrare di 30 metri e riuscire a compattarsi comunque, ne risente di meno, ma essendo che il Napoli nemmeno solo l'anno scorso, è da un bel po' di tempo che il Napoli è una squadra volta al fare offensivo, un tantino vai a toccare delle corde sbagliate a livello mentale e continua questo sgretolamento quasi silenzioso però dei calciatori. Ovviamente la doppia sfida con l'Union Berlin sono due partite che
una più brutta dell'altra. Vinci 1-0 fuori casa, tirando praticamente poco e niente verso la porta, creando relativamente poco, e li fai resuscitare a Napoli, pareggiando la partita 1-1. Loro venivano da 46 risultati negativi, arrivi a Napoli ovviamente ti prendi il punto perché eravamo già diventati la bancarella del torrone. Contro la Salernitana vinci 2-0, la partita era una Salernitana, non la stessa Salernitana di oggi, sgretolata e comunque senza idee e senza praticamente gioco. Il Napoli ovviamente a livello tecnico è superiore, ne approfitta, porti a casa i 3 punti e riesce diciamo, dallo stare in bilico Garzia sulla panchina, sai, riesce un attimo a sedersi, a assestarsi e non rischiare, diciamo, l'esonero, anche se per me l'esonero doveva avvenire a settembre, l'ho detto già, dopo Sporting Braga Napoli e dopo quella dichiarazione horror del mister. Arriva Napoli-Empoli, capitoliamo e Garzia viene esonerato perché ovviamente venivi da uno scempio contro l'Union Berlin in casa, perdi la partita con l'Empoli, c'è l'esonero di Garzia e l'innesto di Mazzarri. Momento sbagliato per cambiare allenatore. Per le partite che poi dovevi giocare ci aspettavamo che Mazzarri entrasse da subito nella mente dei calciatori. Andiamo a Bergamo dopo l'esonero, vinciamo la partita. Il Napoli giocò una discreta partita, ovviamente è complice l'errore di Carnesecchi, passiamo in vantaggio, portiamo a casa i 3 punti, siamo d'accordo, però sei sempre a Bergamo, hai di fronte un avversario molto molto forte, quindi onore al Napoli per quella partita, ma comunque a livello tattico non si era risolto tanto, anche perché Mazzarri era arrivato pochi giorni prima, non ci si poteva aspettare un cambio drastico. Real Madrid-Napoli. Real Madrid-Napoli facciamo a livello di partita giocata a me non dispiacque nemmeno il Napoli per come affrontò il match a livello mentale. Comunque non gli hai dato campo e carta bianca al Real Madrid, però lì sono uscite fuori comunque individualità, tutte le imbarcate che il Napoli ha sempre sofferto dall'inizio campionato fino a questa partita escono fuori molto di più contro squadre che sono tecnicamente superiori a te o uguali a te o comunque squadre che sono tecnicamente molto più forti di una Salernitana di turno, di un Verona di turno, eccetera, eccetera. Perdi il match, sei fuori casa, dici vabbè, siamo fuori casa, hai perso la partita, vediamo la prossima. Arriva l'Inter, giochi una partita secondo me ottima, forse dire troppo, una buonissima partita. L'Inter ti aspetta, il Napoli conduce il match per un bel po', ovviamente, durante la partita. Poi l'Inter quest'anno super matura, riesce ad azzannarti come ti scopri un attimino e il Napoli ovviamente da inizio anno che non riesce a compattarsi nella maniera più assoluta e ci arrivo il perché il Napoli non riesce a compattarsi perché io mi sono documentato, ho letto interviste di calciatori di oggi e del passato, personaggi che sono stati con Mazzarri nel vecchio Napoli, che hanno spiegato per sommi capi tatticamente che cos'è che non sta funzionando per quanto riguarda l'essere slegati tra i reparti. Ci arrivo, è una cosa molto semplice, non staccatevi da questo video. Arriva l'Inter, prestazione che mi convinceva anche a livello di gioco, poi gli errori arbitrali li abbiamo già commentati nel video post partita, non ci ritorno adesso, altrimenti non la finiamo più. Juventus-Napoli, altra partita giocata, secondo me, come la si doveva giocare, perdi il match sicuramente e fa male il risultato e fanno male queste due partite perché la prestazione c'era quasi stata e non porti a casa punti, quindi ulteriore condizione mentale che va ad intaccarsi inevitabilmente. Arriva il Braga, la partita di ritorno, sei comunque tenuto
a passare il turno, il Napoli lo passa il turno, ovviamente soffrendo anche perché al Braga gli sono state concesse comunque occasioni su occasioni per poter pareggiare la partita o al limite metterti in difficoltà per un livello tecnico discreto, diciamo, in fase offensiva appunto del Braga, porti a casa il risultato, qualificazione agli ottavi. E bene così perché venivi da due prestazioni sul campo che lasciavano pensare che stavi guarendo un tantino. La partita, anzi non ancora, siamo a Napoli-Cagliari, si vince 2-1. È un Cagliari che ti è venuto ad affrontare, che ci ha affrontato comunque con molta foga, uomo su uomo, fisicamente, sicuramente meglio del Napoli, ma come tante squadre fisicamente stavano meglio del Napoli e stanno ancora meglio del Napoli per preparazioni, per foga agonistica, per ciò che ti chiede l'allenatore, eccetera, eccetera. Vinci la partita comunque 2-1, porti a casa i 3 punti al Maradona e forse è questa la partita che svolta completamente e mentalmente la stagione. Parliamo di Napoli-Frosinone in Coppa Italia, perché al di là di con chi hai giocato, col turnover e chi hai fatto entrare, Dem, Zebin, eccetera, eccetera, comunque sei stato tradito dagli innesti, così come fu con la Cremonese l'anno scorso. Capitoliamo di brutto 4-0 contro il Frosinone e è una sconfitta questa che secondo me ancora la stanno ricordando i calciatori tutt'oggi. Al di là che tu abbia perso un obiettivo cavalcabile, potevi passare e andare avanti in Coppa Italia, è proprio per come è avvenuta. Perdere 4-0 con il Frosinone al Maradona ha fatto danni secondo me irreparabili e ne stiamo pagando le conseguenze. Vai a Roma e perdi 2-0 la partita. È vero, sì, partita sporchissima, tanti calci, tanta foga, Politano e l'espulsione, siamo d'accordo, ma la Roma comunque gioca come gioca e ce lo si doveva aspettare con la maturità dello scudetto che hai cucito in petto e meritato l'anno scorso, lo potevi anche sapere che partita poteva essere, la perdi e continui. Comincia, diciamo, la fase più brutta. Dopo la Roma il 2-0, 0-0 contro il Monza dove crei anche diverse occasioni da rete, ma non la butti dentro. Leitmotiv che ci siamo portati e ci portiamo avanti da inizio campionato. Torino-Napoli, il dramma totale. 3-0, una partita non giocata nella maniera più assoluta. Perché hai trovato un Torino che ti ha fatto, scusate il termine, ma un mazzo così sia a livello tattico, sia a livello agonistico e sia a livello di fiato e condizione fisica. Perdi 3-0 e siamo arrivati ad oggi. Andiamo un attimo a vedere solo gli XG perché ci sono dei dati che parlano da soli. Questi dovrebbero essere gli XG totali del girone di andata, o meglio della Serie A fino ad oggi, escludendo ovviamente le partite di Champions. Il Napoli ha un XG a favore di 32.3 e un XG contro di 21.2, cosa che non va tanto bene se guardiamo gli XG contro di Inter e Juventus che sono 14,7, 13,1, lo stesso Bologna che avevo detto prima, squadra che ti fa concludere la rete ben poco e non ti fa essere pericoloso, 16,8, 17 addirittura la Roma, 18,6 il Torino che subisce percentuali di pericolosità meno di noi, 19 addirittura il Genova, 6 purtroppo con troppe squadre che sono davanti a te per questa percentuale. Quindi è vero che forse potevi stare settimo, potevi stare 2 posti più in alto, sì, ma non puoi subire tanto a livello percentuale. L'XG a favore è alto per la posizione in classifica nella quale ci troviamo, perché se vediamo che l'Inter ha un 39.8, abbiamo un XG totale superiore alla Juve, superiore al Milan, superiore alla Fiorentina, superiore
alla Juve, superiori al Milan, superiori alla Viola, superiori al Bologna, siamo superiori anche all'Atalanta per pericolosità, la Roma, eccetera, eccetera. Quindi a livello di punti avremmo potuto, diciamo, fare qualcosina in più. La sorte non la butti dentro, ci siamo mangiati gol a raffica senza ricordarli, tutti i gol che ci siamo mangiati contro l'Empoli prima dell'esonero di Garcia, nella partita dell'esonero poi di Garcia, dove ci siamo mangiati 2 gol a porta vuota contro la Juve, eccetera eccetera, tanti gol da inizio campionato che non abbiamo buttato dentro, però dobbiamo fare i conti adesso con questa classifica. Concludo perché il video lo sapevo che sforava i 20 minuti e credevo di starci dentro. Vi dico solo una cosa e prendo la lavagna, perché, o meglio, per sommi capi, perché il Napoli non riesce a trovare la quadra tra i reparti e prende le imbarcate. Eccoci qua. Io ho letto e ho ascoltato negli ultimi giorni interviste e interventi in live su YouTube di ex calciatori dell'epoca Mazzarri e tutti quanti confermano la stessa cosa. Così come lo è stato con Garcia. Allora, il Napoli di Garcia era un Napoli che voleva cambiare pelle, Garcia voleva trovare il piano B perché poi non puoi avere un solo stile di gioco, ma devi essere camaleontico. Non ha trovato un bel niente, una beata mazza, ha solamente slegato i reparti e infinocchiato la mente dei calciatori. Con Mazzarri stiamo vivendo questa situazione perché praticamente se prima il Napoli giocava qui e avevi 2 centrali difensivi qui a centrocampo e avevi tutta la squadra riversata in questa metà. Ovviamente beccavi delle ripartenze, avevi Kim qua che ti copriva tanto campo, ma non possiamo dire che il Napoli prende le imbarcate perché non hai rimpiazzato un solo calciatore. Non è possibile. Non è possibile, anche se tu qui avessi avuto che so, il miglior Alessandro Nesta, il miglior Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, grandissimi difensori che stimo ancora oggi e credo che siano tra i più grandi difensori che poi il calcio ha avuto. Non può essere solo un problema di Kim non rimpiazzato, tanto è vero che i calciatori che Mazzarri ha allenato a Napoli in passato, 10 anni fa, confermano tutti quanti la stessa cosa. Il Napoli era abituato a fare l'aggressione qui. La prima aggressione della palla, il Napoli dell'anno scorso la faceva qui. Adesso cambia una cosa fondamentale che poi spiega il perché si slegano i reparti, perché hai una mediana che non funziona, eccetera, eccetera. Il Napoli arretra di 20-25 metri e comincia la prima aggressione qui o addirittura sulla linea di centrocampo. Quindi rendiamoci conto che per caratteristiche molti calciatori hanno dovuto cambiare qualcosina, diciamo trovare un'altra quadra e resettare un tantino il tiro per quanto riguarda la riaggressione, ed ecco che tu la prendi qui, la squadra avversaria invece che qui. È vero che poi qui dietro avevi Kim l'anno scorso, allora dici sì, però io avevo una coppia centrale che mi poteva far mi permetteva di andare alto e andarli ad aggredire, ovviamente qui. È vero, ma fino a un certo punto, per la cosa che ho detto prima, perché non può essere che cambi un elemento nella linea difensiva e diventi un colabrodo. Non esiste e non è mai esistito. Per tutto quello che poi ha potuto fare Kim, sicuramente era il valore aggiunto di questa squadra, siamo d'accordissimo, però è una squadra che non funziona nell'11 in campo, non è che non funziona solo qui, non funziona nelle imbarcate, anche qui prendiamo dei gol assurdi facendo giocare la squadra avversaria, entrano, se ne vanno dappertutto per il campo senza che nessuno ci metta il piede o li possa contrastare. Ed ecco che tra Garcia e questo arretramento a livello di recupero palla con l'avvento di Mazzarri ha fatto sì che il Napoli diventasse ciò che è adesso, praticamente il nulla cosmico. Cari ragazzi,
Questo era e questo vi volevo dire. Mi sono anche dilungato troppo. Mi auguro che tanti facinorosi di voi siano arrivati alla fine di questo video e speriamo che questo ritiro, che poi di ritiro non si può parlare, porti qualche miglioria, perché se aspettiamo che le porta il mercato, anche se il mercato per me in questo momento diventa un fattore relativo, perché tu o lo fai cambiando eh, abbastanza elementi in rosa che sono scontenti, eccetera, eccetera, ma se devi fare due innesti e ti aspetti che i due innesti che fai ti svoltino una stagione, non succederà assolutamente. Bisogna guardarsi dentro, bisogna ritrovare il sorriso che non abbiamo mai avuto da inizio campionato fino ad oggi e poi vedremo se i risultati arriveranno. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli. Ciao.